Benvenuti a una nuova puntata di Piloti Dimenticati. Oggi cade un anniversario molto particolare che abbiamo deciso di ricordare con questo video. I grandi appassionati sicuramente avranno già capito quando l'abbiamo annunciato durante la nostra diretta. Per tutti gli altri speriamo che questo video vi aiuti a riscoprire o a scoprire la vita e la carriera, seppur breve, di Riccardo Paletti, un ragazzo che aveva il sogno di diventare un grande pilota. Riccardo Paletti nasce a Milano il 15 giugno 1958. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per ogni tipo di sport. Il primo che inizia a praticare è lo sci, vincendo anche un torneo dei collegi svizzeri. Da adolescente invece pratica il karate, una disciplina che lo forma dal punto di vista caratteriale e che lo fa diventare un tipo molto competitivo. A 16 anni però ci fu la svolta della sua vita. Vede per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 dal vivo a Zandvoort in Olanda e lì decide che quella sarà la sua strada. Grazie alle conoscenze del padre, quindi, inizia una preparazione meticolosa con l'ex pilota Ugo Carini e qualche anno dopo, nel 1978, fa il suo debutto nella Formula Super Ford all'autodromo di Varano, ottenendo subito la pole position. A bordo della sua Osella, Riccardo fa vedere subito di avere la stoffa del pilota, conquista il terzo posto in campionato, cosa che gli vale l'accesso al campionato di Formula 3. Riccardo è un ragazzo timido, educato, con gli occhiali da vista e la tipica faccia da bravo ragazzo, ma quando si mette nell'abitacolo ha un piede terribilmente pesante. Infatti, alla sua seconda gara in F3 sulla pista amica di Varano, conquista la vittoria battendo dei giovani rampanti che faranno giusto qualcosina in Formula 1 come Alain Prost e Michele Alboreto. Il suo nome è segnato nei taccuini di tutti i talent scout del mondo automobilistico, tanto che lo stesso anno fa il suo debutto in F2 sulla pista di Misano Adriatico, però senza riuscire a farsi notare più di tanto. Ecco, lì forse Riccardo ha capito che stava bruciando le tappe e nel 1980 decide di rimanere in Formula 3. La stagione però non si rivela essere positiva. Ben inteso, il talento del ragazzo c'è e Riccardo, grazie al suo carattere competente e sereno, si fa ben volere da tutti i suoi meccanici. Però ci sono pochi fondi per sviluppare la vettura e questo porta a numerosi ritiri che non gli consentono di mettersi in luce quanto vorrebbe. Nonostante tutto, con il Team Onyx nel 1981 fa il definitivo salto nella F2 europea. Riccardo entra subito nelle grazie del team principal Mike Earl, con cui instaura uno stretto rapporto d'amicizia. Dopo 3 gare di assestamento, il suo talento viene fuori e al quarto appuntamento a Monza va subito a podio. Durante la stagione però non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, anche perché la Onyx non dispone di pneumatici performanti come le altre squadre. Alla fine concluderà con un 10° posto in classifica generale e soli 2 podi. Terminato questo campionato, saggiamente pensa di dover fare un altro anno in Formula 2 per assestarsi e abituarsi alla categoria, ma all'improvviso arriva un fulmine a ciel sereno. Il suo sponsor Pioneer, che l'aveva sostenuto fino a quel momento in F2, lo informa che, visto il grande numero di aziende dello stesso settore presenti nella Formula cadetta, non sono più interessati a supportarlo a meno che l'anno dopo non corra in Formula 1. In pratica Paletti ha un ultimatum: o finisce in anticipo la sua carriera o trova un sedile in Formula 1. Fortunatamente gli addetti ai lavori sanno riconoscere il talento, anche se inespresso, e quindi trova un posto come compagno di squadra di Jarier alla Osella Corse per la stagione 1982, contratto di 1 anno con opzione per il secondo. La squadra gli organizza subito una 3 giorni di test per abituarlo alle vetture di Formula 1. A novembre del 1981 quindi Riccardo prova per 3 giorni la vettura che quell'anno è stata utilizzata da Beppe Gabbiani. Riccardo cerca di sfruttare ogni occasione possibile per imparare, si ferma a parlare con gli ingegneri, cerca di capire le potenzialità e i difetti della macchina, ma il guaio è che quella macchina aveva più difetti che altro. Infatti quella stagione aveva fatto molta fatica a qualificarsi e le impressioni di Riccardo sono molto poco entusiastiche. Infatti dichiarerà: "La vettura è tremenda, rigida, saltella da tutte le parti. Se penso che in un circuito del genere si dovrebbero fare 90 giri, non so come farò a terminare una gara".
Ma i guai per Riccardo non sono finiti qui, infatti la Osella è una piccola scuderia con un budget limitato e per la stagione 1982 riesce a produrre un solo esemplare della nuova monoposto che viene affidata alla prima guida, il più esperto, Jean-Pierre Jarier, mentre lui dovrà accontentarsi della vecchia monoposto. Si preannuncia un inizio di stagione assolutamente in salita. La prima gara della stagione si svolge in Sudafrica sul circuito di Kyalami e ci sono 26 posti disponibili su 30 iscritti all'evento. Jarier, più esperto e con la vettura aggiornata, fa segnare a malapena il 26esimo tempo, strappando quindi l'ultima piazza disponibile per qualificarsi alla gara. Riccardo Paletti invece con la sua vettura vecchia di un anno non riesce ad andare oltre il 28esimo tempo, non riuscendo quindi a qualificarsi all'evento. Alla gara successiva va ancora peggio, visto il grande numero di iscritti. Infatti le due Osella sono costrette a partecipare alle prequalifiche, dove Paletti fa segnare l'ultimo tempo e di conseguenza il suo weekend finisce ancora prima di iniziare. Il terzo appuntamento stagionale è a Long Beach e qui le Osella sembrano essere più competitive. Jarier infatti al sabato riesce a strappare un ottimo tempo, mentre ancora con la macchina dell'anno precedente Paletti riesce a lottare almeno per rientrare tra i partecipanti alla gara. Anche questa volta la qualificazione gli sfugge, ma per soli 3 decimi. L'occasione del riscatto arriva subito e arriva in una pista che conosce molto bene, quella di Imola. Qui è in atto una battaglia tra la FOCA, l'associazione dei team britannici, e la FIA per la squalifica inflitta a Piquet e Rosberg in Brasile per aver usato lo stratagemma di installare serbatoi supplementari e riempirli d'acqua a fine gara per rientrare nel peso minimo consentito. L'azione era volta a fronteggiare lo strapotere dei motori turbo. Fatto sta che le squadre britanniche, che ormai erano già nel paddock sammarinese, decidono di boicottare la gara, tutte tranne la Tyrrell, legata a sponsor italiani, e la Toleman, e quindi gli iscritti al Gran Premio di San Marino 1982 sono solo 14, e questa è una grande occasione per Riccardo, che parteciperà sicuramente alla gara e quindi la potrà sfruttare per fare esperienza. In qualifica riesce a mettersi dietro la ATS di Salazar, ma in gara fu funestato dai problemi. Innanzitutto parte con 2 giri di ritardo dalla corsia dei box per noie tecniche, poi si ritira dopo soli 7 giri per problemi alle sospensioni, una atroce beffa per Riccardo. Jarier invece conclude la gara in un'ottima quarta posizione, regalando dei punti d'oro alla scuderia. Nella gara successiva a Zolder si rendono ancora una volta necessarie le prequalifiche, scoglio che Paletti non riesce a superare. Al sabato poi ci sarà la tragica morte di Gilles Villeneuve. Riccardo si lasciò andare a un commento con un amico: se fosse capitato a me, sui giornali ci sarebbe stato al massimo un trafiletto. A volte il destino è davvero beffardo. Dopo un'altra mancata prequalificazione a Monte Carlo, i rapporti con la squadra sembrano iniziare a deteriorarsi, ma Riccardo è determinato e vuole mostrare il suo valore, e ci riesce a Detroit, dove si qualifica 23esimo, appena alle spalle del compagno di squadra Jarier. Si arriva così al warm-up della domenica mattina e Riccardo è impegnato nel trovare il miglior assetto possibile per la gara. Vuole a tutti i costi fare bella figura e dimostrare di che pasta si è realmente fatto. Purtroppo per lui, gli ostacoli che ha dovuto affrontare in tutta la sua carriera non smettono di perseguitarlo. Mentre sta girando in pista, la posteriore destra si stacca e Riccardo va a sbattere contro le barriere di una chicane. Il botto è violento, ma ne esce indenne. Lo stesso però non si può dire della sua vettura, che non può essere riparata in tempo per la gara. Il muletto è già stato affidato a Jarier, in quanto sulla sua vettura si è rotto l'estintore, e quindi Paletti non potrà prendere parte al Gran Premio. Riccardo però è contento lo stesso per lo scampato pericolo. Infatti in quel punto della pista, all'ultimo momento, erano state aggiunte delle file supplementari di pneumatici su richiesta di Laffite, presidente del comitato piloti, e lo stesso Paletti ammette che senza quelle protezioni il suo incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. In Canada, la settimana dopo, vuole prendersi la sua personale rivincita sulla sfortuna, sfrutta al massimo il potenziale della sua Osella e riesce a qualificarsi nuovamente in 23esima posizione. Stavolta nessun inconveniente durante il warm-up e quindi per la prima volta nella sua vita si schiera in griglia per partire per una gara di Formula 1. A vederlo, a sua insaputa, giunge sua madre, che assieme al team principal dell'Osella, Gianfranco Palazzoli, si posiziona all'altezza della linea del traguardo per vedere il via. Allo spegnimento dei semafori, la Ferrari di Didier Pironi si ammutolisce e rimane ferma sulla sua piazzola di partenza in pole position.
Il pilota francese agita le mani, cerca di richiamare l'attenzione, ma ormai il via è stato dato. Tutti i piloti sembrano riuscire a schivarlo, ma Paletti, che partiva ultimo, ha la visuale limitata dalle monoposto che ha davanti e non vede la sagoma della Ferrari che è proprio davanti a lui. Lo tampona violentemente già in terza marcia a circa 180 km/h. L'anteriore della sua monoposto è semidistrutto e il pilota ha perso conoscenza. I commissari e i tecnici in pista accorrono subito, aiutati anche da Pironi, che probabilmente aveva capito la gravità della situazione. Mentre si sta cercando di estrarre lo sfortunato pilota dalle lamiere, però, la benzina fuoriuscita dalla sua monoposto si incendia e la vettura prende fuoco. Sono attimi terribili. La mamma di Riccardo, che si era messa proprio in prossimità di quel punto, urla disperata e quasi vuole lanciarsi in pista a soccorso del figlio, trattenuta a stento da Palazzoli. I commissari riescono a spegnere l'incendio e a estrarre Paletti dalla sua vettura tagliando le lamiere con seghe e cesoie. Il pilota non presenta segni di ustione sul corpo, ma è ancora in stato di incoscienza. Tutta l'operazione di soccorso ha richiesto ben 20 minuti. Viene trasportato all'ospedale di Montréal, dove spira pochi minuti dopo il suo arrivo. Nell'incidente aveva riportato delle gravi ferite da schiacciamento della zona toracica che resero fatali le esalazioni dei gas delle sostanze estinguenti, oltre a 2 fratture alla gamba destra e alla caviglia sinistra. Dopo averlo estratto dalla vettura, inoltre, per tentare di rianimarlo, la squadra di soccorso gli ha praticato un massaggio cardiaco che, viste le condizioni dello sterno, probabilmente ha peggiorato ancora di più una situazione clinica già gravissima. Riccardo avrebbe compiuto 24 anni appena 2 giorni dopo. Invece, il giorno successivo all'incidente si svolsero i suoi funerali e la salma venne portata al cimitero maggiore di Milano, dove tuttora riposa. Sarà l'ultimo incidente mortale in un weekend di Formula 1 prima di Imola 94. Qualche mese dopo gli viene intitolato il circuito di Varano, la pista che lo aveva visto percorrere i suoi primi giri da pilota, e Autosprint instaura il trofeo Paletti, dedicato al team o al pilota italiano che in un anno ha ottenuto i migliori risultati a livello internazionale. Alla fine di questa storia resta il ricordo di un ragazzo magro, goffo, buono, con 2 grandi occhialoni e un viso triste, che inseguiva un sogno e la sua passione. Per chi crede nel destino, questa storia ha tutti gli elementi per essere considerata un evento che era già scritto in precedenza. La decisione dello sponsor di farlo debuttare in Formula 1 quando lui ancora non avrebbe voluto, i commenti dopo la morte di Gilles Villeneuve e la madre posta nell'esatto punto dell'incidente alla partenza del Gran Premio del Canada, e soprattutto i commenti rilasciati da Riccardo dopo i suoi primi test in Formula 1. Le Formula 1 sono pericolose, molto pericolose, basta un nulla per farsi molto male. Ciao Riccardo.